Ragazzi, finalmente ci siamo. Sì, siamo davanti a una delle meraviglie più antiche del mondo, ovvero le piramidi di Giza. Questa è la prima tappa di oggi, ma non vi porto solo a vederle, anzi, come detto nell'episodio precedente, non ci entreremo. Comunque voglio raccontare un po' di storia su di esse, sulla Sfinge e ovviamente non poteva mancare pure il giro in cammello. Queste piramidi sono sicuramente tra i monumenti più iconici e misteriosi dell'antico Egitto. La cosa incredibile, ragazzi, è che sono costruite sulla riva ovest del Nilo e questo non è un caso. Per gli antichi egizi l'ovest era la direzione del tramonto, quindi il simbolo del mondo dei morti. È qui che i faraoni volevano essere sepolti per cominciare il loro viaggio nell'aldilà, accompagnati da tutto il loro potere terreno, ma anche tanti tesori. Le tre grandi piramidi che vedete sono quelle di Cheope, che è la più grande antica, circa 2560 a.C., ed è composto da più di 2 milioni di blocchi di pietra, e ognuno di essi pesa tra le 20 e 30 tonnellate. Poi abbiamo la seconda, che è quella di Chefren, è leggermente più piccola ma è costruita su un terreno più elevato, quindi sembra più alta. E poi l'ultima è quella di Micerino, che rimane la più piccola delle tre. Intorno alle tre piramidi principali ci sono anche delle altre piramidi più piccole, e queste erano le tombe delle regine, delle figlie e a volte anche di altri nobili molto importanti. Le piramidi sono quasi perfettamente allineate con i punti cardinali. L'accuratezza è impressionante per un'opera di più di 4500 anni fa. Ancora oggi non si sa con certezza come siano state costruite. Si ipotizza l'uso di rampe, leve, forza lavoro specializzata. Curiosità, e non mi spingo oltre, da notare che nessuna mummia è stata trovata nella piramide più grande. Nonostante venga chiamata tomba del faraone Cheope, come ho detto, nessuna mummia, sarcofago decorato, iscrizioni funerarie o robe simili sono mai state trovate all'interno. C'era solo un sarcofago vuoto e privo di decorazioni. Questo fa nascere varie teorie e ci si chiede più che altro se fosse davvero una tomba o magari aveva uno scopo diverso, tipo religioso, astronomico o addirittura energetico. Infine, ragazzi, la Sfinge è davvero grande. È scolpita direttamente in un unico affioramento di calcare, è lunga circa 73 metri, alta 20 ed è larga quasi 19. Non è stata costruita a blocchi come le piramidi, ma è stata proprio scavata nella roccia viva, che a quei tempi era una vera e propria impresa. Ha il corpo da leone e la testa si dice che sia quella del faraone Chefren, anche se alcuni pensano che in verità sia stata rimodellata e che prima avesse un altro viso. Un altro fatto curioso sulla Sfinge è che non è menzionata da nessuna parte, e anche questo lascia tanti dubbi perché non sta in nessun testo antico, quindi molti presumono che la Sfinge fosse già lì quando gli antichi egizi sono arrivati al Cairo. La parte più intrigante però è che secondo alcune teorie ci sarebbero camere segrete pure sotto la Sfinge, e questo però è una base scientifica perché negli anni 90 hanno trovato anomalie sotto il terreno, ma non sono mai stati autorizzati scavi approfonditi, quindi purtroppo al giorno d'oggi ancora non si sa se effettivamente c'è qualcosa sotto oppure no. Bene, dopo aver ammirato l'immensità di queste costruzioni, è ora di spostarci verso la seconda tappa di questo video, ovvero il primo dei tre musei principali del Cairo, il MEC, il Museo Nazionale della Civiltà Egizia.
Ok, per voi sono stati un paio di secondi, ma credetemi che ci abbiamo messo un po' ad arrivare, perché praticamente il museo si trova dall'altra parte del Cairo rispetto alle piramidi e c'è sempre tanto traffico. Ma finalmente eccoci qui, al Museo Nazionale della Civiltà Egizia. Il MEC al Cairo è una delle mete culturali più affascinanti perché offre una visione completa della civiltà egizia in tutte le sue fasi, ragazzi. Conta oltre 50.000 reperti, includendo scrittura, religione, vita quotidiana e arte. Il museo è diviso in due parti e si inizia prima dalle stanze sotto e poi si sale per la seconda parte con tutti i reperti. Uno dei punti salienti del museo è la sala delle mummie reali, che è praticamente la prima parte del museo. Sono esposte tutte le mummie di alcuni dei più grandi faraoni dell'antico Egitto, tra cui per esempio tutti Ramses, Seti I, Amose Nefertari e così via. Questa sala è progettata per offrire un'esperienza rispettosa e informativa, infatti l'illuminazione è soffusa e ci sono vari pannelli esplicativi per ogni singolo faraone o regina. Purtroppo non si possono fare foto e video, quindi ciò che vi sto mostrando ora è un video che ho trovato online quando ancora era possibile farli. Come potete vedere, le mummie sono in ottimo stato. Alcune hanno ancora perfettamente tutti i capelli o altri segni particolari del viso. È incredibile pensare che alcuni di questi corpi abbiano più di 4.000 anni. Una volta usciti dal percorso al piano di sotto, vi ritroverete nella seconda parte del museo, quella con tutti i reperti trovati in varie parti dell'Egitto. Ragazzi, ci sarebbe davvero tanto da raccontare, che a sto punto preferisco far parlare le immagini e mostrarvi una parte di quello che abbiamo visto noi. Quindi godetevi questo mini tour del MEC, noi ci vediamo tra poco. Next level. Next level. Yeah.
Eccoci qui, e dopo aver cambiato un po' di soldi, siamo arrivati alla seconda tappa di oggi, il Museo Egizio del Cairo. Questo ospita la più completa collezione di reperti archeologici dell'antico Egitto, ragazzi. Gli oggetti in mostra sono oltre 136.000 e il museo si estende su 2 piani differenti con diverse sezioni per ogni piano. Questo museo è stato aperto nel 1858 con lo scopo di fermare l'esportazione massiccia di reperti egizi e ha cambiato sede 3 volte fino a trovare il suo posto nel centro del Cairo. Qui possiamo vedere reperti dell'antico, medio e nuovo regno, fino anche a manufatti dell'età greco-romana. Anche qua, ragazzi, ci sarebbe davvero tanto da raccontare, quindi preferisco farvi fare un altro tour del museo e noi ci rivediamo sempre tra poco. Next level. Next level. I nasini dei maialini, arrosto, ops, gli spaghetti, ovviamente il ramen, o non lo so, i frappè fantastici e il gelato, quello è gelato, sì, si vede molto chiaramente. Il sundae. Il sundae. Attenti al cavallo, attenti al cavallo! La giornata di oggi non finisce qua, comunque, perché dopo aver attraversato tutta la città per tornare all'hotel, esserci fatti una bella doccia ed esserci preparati, ci è toccata pure una bellissima cena sul Nilo. Lo so, questa è una delle classiche code turistiche che tutti fanno, infatti non mi allettava molto l'idea di andarci, però queste cene in crociera sul Nilo non costano tanto e non avevamo niente da fare in serata, quindi abbiamo deciso di optare per questa esperienza. Il posto era bellissimo, come potete vedere dall'entrata era davvero una sorta di posto lussuoso. Siamo arrivati prima, quindi non c'era ancora nessuno, poi credetemi che si riempie. Il cibo non era un granché, infatti vi risparmio foto e video, ma la nota positiva era sicuramente l'animazione. C'erano vari balli classici e pure un po' di sassofono ed è stata davvero una serata interessante. Vi lascio qualche parte dei balli
che ho trovato molto carini e ci rivediamo tra poco. Buona visione! Ok ragazzi, io vi ho tagliato gran parte del video ma l'amico qua ha girato su se stesso per non meno di 5-6 minuti. Questa era una danza tipica che molti danzatori fanno e potete vedere al Cairo in vari posti, ma ci vuole davvero tanto allenamento per riuscire a girare su se stessi così tanto senza cadere, ma soprattutto senza vomitare ragazzi. Comunque, il video di oggi giunge al termine, ma tenetevi pronti perché al prossimo episodio ci sposteremo dal Cairo con destinazione Hurghada. Scrivetemi qua sotto che ne pensate di questa prima parte, se vi è piaciuto di più finora. Noi ci vediamo a presto, ciao!